Salve a tutti, come vedete sono in stazione, sto andando alla Pagan Conference organizzata dalla Pagan Federation di Londra e ho già cambiato 3 metropolitane perché ho sbagliato, perché la metropolitana ha pensato bene di rimanere chiusa oggi, cioè meglio, stavano facendo dei lavori, non ho capito, io ho preso la linea sbagliata, quindi sto facendo il giro del mondo per arrivarci, sperando di arrivarci a questo punto. E niente, spero che vi piaccia l'idea che vi porto con me oggi. Pensavo questo è stato il mio secondo, cioè sarà, non è stato ancora, sarà il mio secondo evento pagano qui a Londra, quindi sono un pochino tesa, però vediamo come sarà. This is Gloucester Road. Sono finalmente arrivata alla stazione dopo che ho dovuto cambiarla per 3 volte e ora sono in questa stradina che non sa né di me né di te, come diciamo appunto in Italia, e niente, sto aspettando il mio amico perché ha detto che mi veniva incontro e vediamo un po', sono un poco tesa, un po' emozionata, un po' chi lo sa, lui ha detto che non è niente di che in realtà, però vediamo, sono curiosa, finalmente posso un attimino capire come funzionano qua le fiere esoteriche e quindi niente, io penso che non vi faccio vedere video dove sono io che parlo sostanzialmente, ma semplicemente posto in modo che comunque non spendo, perché quando inizio a parlare lo sapete non la finisco più, e quindi vi lascio un bacio e godetevi la fiera insieme a me. Mua! No one can tell my right from wrong if I've come up short or took too long. Venture lies ahead in the clouds, 'cause I wanna go somewhere I'm happy. Salve a tutti, volevo fare un attimo un video conclusivo per la giornata che è stata oggi. È stata una giornata veramente molto carina. Purtroppo non ho potuto fare tantissimi video perché sostanzialmente, adesso vi spiego tutto. La giornata sostanzialmente era divisa in piani perché era tutto strutturato dentro una scuola. Al piano terra c'era la sala con gli stand e con quella che è stata poi la sala dove hanno suonato, e al piano superiore c'erano 3 sale con delle conferenze. E sostanzialmente la giornata era suddivisa in queste conferenze, ma io non potevo fare video durante le conferenze. Ci hanno dato praticamente questo che era com'è? Oddio, non mi viene il nome, comunque il programma, ecco. E come potete vedere, qua c'erano, questa era la sala, quella là del market, questa era la seconda sala, e poi tutte queste erano conferenze. Io sono stata un po' sfortunata perché alle 11 c'era una conferenza sugli gli spiriti guida e come comunicare con essi, e purtroppo quella che teneva la conferenza non si è presentata, quindi praticamente non sono potuta poi andare alle altre che erano comunque interessanti. Ce n'era una sulla magia delle candele, però ho detto vabbè, fa niente, infatti ho approfittato per farmi un giro per i mercatini, poi vi faccio vedere quello che ho preso. Poi c'era una conferenza su Goddess Oracles che è stata bellissima, veramente. Praticamente la sacerdotessa ci ha spiegato un attimino come funzionavano anche all'epoca, diciamo, antica, tutti quanti gli oracoli della dea, come poi dopo la sacerdotessa doveva prepararsi per ricevere questi oracoli e come comunque fosse una cosina abbastanza pesante, non era comunque una cosa semplice, e hanno fatto anche una piccola dimostrazione e veramente mi è venuta la pelle d'oca, è stato incredibile.
e dopo questa piccola dimostrazione ci hanno fatto fare una meditazione guidata molto bella. Insomma, la cosa che ho notato è che diversamente dalle cose italiane, dove ci sta, almeno a me, io ho il termine da paragone con esoterica, sì, ci sono tantissime conferenze, però allo stesso tempo stai lì passivo e non fai nient'altro. Invece queste qua inglesi ti danno sempre una sorta di mini pratica o comunque una dimostrazione per farti capire concretamente che cosa si sta andando a fare. Dopo di questo c'è stata la pausa di pappa, infatti io e il mio amico siamo andati a prenderci qualcosina da mangiare e subito dopo abbiamo ricominciato con le conferenze. In tutto erano praticamente 5 ore di conferenze e io poi ho fatto una conferenza sulla tutta la questione medicina, eccetera, eccetera, che non è che mi è piaciuta moltissimo, ma ero anche un poco stanca, quindi il mio livello di comprensione di inglese andava a calare. E poi ce n'è stata una sulla Spiritual Alchemy, che è molto carina, però niente di che. Alla fine quella che mi ha colpito particolarmente è stata quella sugli oracoli della dea. Dopo questo, in tutto questo io facevo vari giri per i mercatini, ho avuto un attimino un feedback positivo perché alla fine sì, sono tutti bravissimi, 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 però cose come quelle del fuso della strega ancora non le ho viste, quindi magari è il tempo di apparire. Ho avuto la possibilità di conoscere la mia amica Cristina e sono felicissima, poi vi lascio tutti quanti i link perché Cristina è una persona che veramente si è data da tanto tanto da fare, sia per il paganesimo in Italia, sia per il paganesimo comunque in America, perché lei è stata iniziata la tradizione di Anika e ha scritto anche 2 libri che poi magari vi lascio tutto nell'info box e c'ha anche un negozio online di erbe bellissimo, poi vi faccio vedere quello che ho preso da lei. Momento pubblicità. Poi c'è stato un piccolo rituale e poi farò un video in merito sulla differenza tra la percezione pagana di qua in Inghilterra e quella là italiana, perché a fare una parentesi adesso mi sembra un po' riduttivo e penso che ho veramente tanto da parlare. E dopo questo c'è stato poi un piccolo concerto degli, non so come si pronunciano, però molto molto bravi, anche se io ero stanca morta, perché comunque abbiamo fatto dalle 10 alle 6 ininterrotto e stavo tanto tanto stanca. Molto carino, strutturato bene, l'unica cosa forse un po' esagerata è il prezzo perché si pagava 19 sterline solo per entrare, però veramente molto carino, strutturato bene e poi vabbè, ovviamente fatto dalla Pagan Federation London, quindi buono buono buono, bello bello bello. Come vi ho detto poi vi farò un po' una differenza tra come diciamo sentito il paganesimo qua, come è vissuto, anche le persone come si relazionano rispetto a quello italiano perché è tipo totalmente diverso. Vi volevo far vedere un attimino che cosa ho comprato. Il bello è che prima di arrivare il mio amico mi fa guarda vado a prelevare, io in realtà stavo senza una lira perché poi qua a Londra si paga tutto con la carta quindi non prelevo quasi mai. E ho detto vabbè Giorgia in questi giorni stai spendendo tantissimo quindi evita, e invece no, ovviamente. Però, incredibile ma vero, ho trovato cose veramente, se avrò speso 15 sterline in tutto è tanto. Allora, partiamo subito da... ho preso in realtà varie cose per me e una cosina per voi. Mo vi mostro subito che cosa ho preso per voi. Ho preso questo libro, che io in realtà non so assolutamente come sono questi libri, però sono in inglese, quindi indipendentemente da tutto li utilizzerò per fare un attimino di pratica per la lingua. Questo qua, Candle Magic, di Conway, penso si dica. Sì, praticamente ti spiega tutta la questione dei colori delle candele, degli oli, di come utilizzarle nelle candele, i cantesimi con le candele, eccetera. Perché io, come vi ho detto, volevo fare un libro, volevo fare un video su tutta la magia delle candele e quindi mi aiuterò con questo libro qua. Quindi mo inizio a studiarmelo piano piano e poi dopo vi faccio, ci sono anche un sacco di schemini, bellino. Alla fine niente di necessario, ma bellino, bellino, bellino. Infatti poi, come vi ho detto, vi faccio tutto quanto il video. Poi ho comprato questo altro libro qua, che allora, io ho fatto ho fatto un sogno, mi sa, un paio di notti fa, dove c'era un mio ex collega del Japan Center che mi regalava il libro di Scott Cunningham in inglese, non so per quale motivo. Quindi mi sono detta, devo comprarmi un libro anche soltanto per fare un po' di pratica in inglese e per ripartire un attimino non da zero, ma per capire un attimino come vivono qua il tutto, perché alla fine io ho soltanto il paragone italiano e finora finora il paganesimo italiano non è che mi è piaciuto più di tanto, quindi riproviamo con quello là, inglese, e ho preso questo, che già soltanto la copertina mi ispirava tantissimo. Ci stanno praticamente come tutti i libri che abbiamo noi in Italia per iniziare, perché veramente c'è di tutto, dalle rune a yogam, a come fare il cerchio, però è molto, l'ho sfogliato soltanto finora, è molto
diciamo nello specifico, non è molto campato in aria come quelli italiani che, ok, per aprire il cerchio fai così, così e cos'ha. Vabbè, tra l'altro mi sa che devo fare un video su questa cosa perché me ne avete chiesto tantissimo. E vabbè, questo l'ho pagato £1, cioè una sterlina, e questo l'ho pagato 3 sterline, cioè quindi se può fa, non è niente di che. E poi ho comprato un libro. Dovete sapere che io ho cambiato il libro delle ombre. Io ancora non ve l'avevo detto perché volevo farci un video a riguardo, ma non ce la faccio più. Ogni volta dico poi ve lo dico, poi ve lo dico, poi ve lo dico. Tempo fa, vicino al Japan Center c'è una libreria esoterica e capitò un giorno che finì presto e ci andai e trovai questo libro qua, che è un libro, io penso, totalmente disegnato a mano. Quasi sicuramente in realtà, perché non penso che possano mai fare un lavoro del genere fatto con il digitale. E mi piacciono tantissimo le illustrazioni ed è questo qua. C'ha delle illustrazioni bellissime, ma vi faccio vedere. Guardate che bella. E io volevo comprarmelo al tempo, però al tempo costava 8 sterline e ho detto vabbè, mo appena mi arriva lo stipendio me lo vado a prendere. Appena lo stipendio mi arriva, non so più andata a prenderlo. E quindi è rimasto lì. Ce ne sono vari in realtà, io vi dico uno col blu, però questo col viola è ancora più bello. E quindi io l'ho comprato sì per la questione libro, perché è molto carino, perché comunque tutto quanto riguarda gli elementi, il lavoro che si può fare con gli elementi, eccetera eccetera, ma soprattutto per le illustrazioni, perché io voglio farlo, il mio libro delle ombre vorrei farlo sulla falsariga di questo, perché è anche molto vicino al mio stile, cioè il mio primo libro era molto simile a questo, quindi in un certo senso vorrei riuscire a farlo non uguale, ma con questo stile, però sul mio modo di vedere, ecco. E mentre prendevo queste varie cosine, eccetera, eccetera, mi sono avvicinata, c'è stava il mio amico che parlava con questa signora. È stata carina la ragazza a fianco a questa, perché loro fanno parte del tipo del Goddess Temple di Londra. E Belle Buono viene vicino a me e mi fa: tieni, questo è per te. E mi ha dato questa deina. Ma sono rimasta così contenta da sta cosa. Alla fine è cartoncino, ma sono rimasta così felice perché è stato un gesto così spontaneo che ho detto no, vabbè, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Insomma, sono felicissima. Poi, lascio per ultimo le cose di Cristina. Poi allora, io ho 3 miliardi di calderoni a Napoli, veramente non lo so ormai quanti ne ho, tantissimi. Però mi sono sempre detta, vabbè, ma me ne porto uno a Londra, vabbè, me ne porto uno a Londra. Come sapete il calderone è il mio strumento preferito, e anche il logo del fuso della strega, poi magari faccio un video a riguardo perché volevo spiegare perché ho cambiato logo. Per me il calderone è il contenitore di tutto, io sono un'esplosione di cose che però confluisce in uno, quindi per me il calderone è il mio strumento praticamente. E ho detto vabbè, ma mi prendo un calderone, ma mi prendo un calderone, ma mi prendo un calderone. Poi ho detto vabbè, ma io ne ho tanti a casa, che me lo prendo a fare? Poi sono andata alla Pagan Conference, sono passata davanti a sta bancarella e ho visto sto coso, ho detto no, ma com'è bello, no, ma come lo vorrei, no, 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 no. Mi ha proprio chiamato, ho detto no, questo lo voglio tanto con me, lo vorrei tanto portare a casa con me, lo vorrei tanto portare a casa con me. Mi sono andata a fare una conferenza, appena ho visto che non la prima conferenza che è saltato, ho detto no, adesso mi vado a prendere il coso. Ed eccolo qua, guardate com'è bello, io sono assolutamente innamorata, perché adoro le cose in rame e questo è bellissimo, cioè brilla tantissimo, guardate qua, e sono felicissima. E poi è molto. Mi ricorda anche un po' quelli per lo scrying, quelli là per fare divinazione e guardare, specchiarsi, perché è molto riflettente, come potete vedere. Sono felicissima e l'ho pagato 3 sterline, bellissimo. Poi altre due cose molto molto belle che non penso che avrei mai trovato altrimenti. Allora, una è questa qua, che è un ciondolino della Dea, che non so se sia di argento o meno, però mi mancava, veramente mi mancava ed è veramente veramente molto bello, e anche perché c'ha sta spirale, insomma veramente mi piace tantissimo. E poi un'altra cosa che pure è stata un attimino come si dice, non un segno, però io li vidi su eBay ma tipo 1000 anni fa e mi dissi ah che belli Giorgia, che belli, però non me li potevo permettere allora perché costavano anche un bel po', tipo 50 euro, una cosa del genere. Io dissi no, non posso mai spendere 50 euro su eBay. E dissi vabbè dai, mo vediamo, mo vediamo, mo vediamo, mo vediamo. E li ho trovati alla conference. Adesso me li metto sulla deina perché altrimenti non li vedrete mai. Sono un paio di orecchini nopalite, bellissimi, sono stupendi.
Allora, io adesso so che l'opalite non è una pietra naturale, eccetera, eccetera, ma io adoro questo tipo di orecchini così. Io ho un paio di orecchini in ambra che mi regalò una mia vecchia amica, che li indosso tuttora e non me li tolgo mai perché li adoro. Ma questi qui in opalite sono bellissimi, veramente sono belli, belli, belli. E poi sono d'argento e li ho pagati la modica cifra di 4 sterline al fronte di 50 euro. Belli, veramente belli. Guardate qua, ma vi faccio vedere da più vicino. È veramente molto bello, vediamo com'è. Io ancora non li ho provati in tutto questo. No, però mi piacciono, mi piacciono. Io poi gli orecchini con i cristalli sono veramente ossessionata. E poi con queste montature così particolari mi piacciono ancora di più. Non metto tanti orecchini come vedete perché, vabbè, ormai lavorando dove lavoro non posso portare niente. Infatti non metto neanche più l'orecchino al naso. Però ogni tanto mi piace metterli, ogni tanto mi fa sentire donna, mi ricordo che sono donna anch'io e non una camionista che deve stare a fare a determinate cose, scaricare i camion, eccetera, eccetera. E poi per ultimo, ma non per ultimo perché sono meravigliosi, ecco, anche soltanto il biglietto da visita dovete guardare, guardate quanto è bello. Cioè, meraviglioso. Io mo vi lo faccio vedere in modo che ve lo andate a cercare, questo è il sito web. Lei è la mia bella amica. Lei è una ragazza veramente straordinaria, mi ha scritto mi sembra su Facebook tramite pagina, perché mi vide sul fatto che ero comunque a Londra, eccetera, eccetera. È stata lei a dirmi, oh, se hai bisogno di aiuto non esitare a chiedere, eccetera, eccetera. Io sto litigando con i miei capelli oggi. Se non hai, mi fa, se hai problemi, eccetera, eccetera, chiamami, non ti preoccupare, ti do una mano per le fiere, eccetera, eccetera. Infatti mi sta veramente dando una mano enorme. Io ho acquistato questo, che praticamente è un olio che serve per le benedizioni, eccetera, eccetera. È buonissimo. Cioè, mi ci farei lo shampoo con sto coso, è troppo buono. Infatti, quando l'ho abbracciata per salutarla, come profumava, bellissima, sembrava veramente una fata. E lei mi ha regalato questo, sapendo che sono connessa all'orso. Guardate quanto è bello, anche questo c'ha un profumo esagerato. Mamma mia, è ottimo, è ottimo, è ottimo. Insomma, veramente, poi lei fa tutto, dalla grafica a tutta quanta lo studio appunto degli oli, quindi ve la raccomando assolutamente. Allora, dopo questo infinito video finale, che sostanzialmente è più lungo del video vero e proprio, io vi lascio un bacione, vi ringrazio per aver guardato questo infinito video e ci vediamo alla prossima. Mua!